Siamo Elisabetta e Sebastiano e dal 2016 viviamo e viaggiamo a bordo di un camper. Negli ultimi 2 anni abbiamo camperizzato da zero un Mercedes 1017 ed attualmente ci troviamo in Marocco. Un'avventura perfetta per collaudare la nostra creazione ed apportare delle migliorie dal punto di vista meccanico, oltre che andare alla scoperta di questo paese dalle 1000 sfaccettature. Iscriviti al canale per non perderti le nostre avventure. Buongiorno, ieri abbiamo fatto le balestre al camion come avete potuto vedere. Prima di partire dalla Sardegna abbiamo fatto una scorta di miele e vi consigliamo vivamente questa marca. È un miele biologico prodotto nella zona di Puzzuido. Li trovate su Instagram come Miele Bim. Quindi questo miele comunque è buonissimo. La vita in Marocco inizia molto lentamente. Siamo passati nella zona dei meccanici prima di prendere la strada per Dakhla. E siamo veramente stupiti da quando siamo arrivati di questo posto. Sono tutti veramente super ospitali, accoglienti. E oggi siamo di nuovo dal meccanico perché comunque abbiamo un problema sull'asse anteriore, quindi dobbiamo risolverlo. E mentre stavamo aspettando che il meccanico guardasse, ci hanno portato questo piatto di couscous e gli ho detto: ma perché cos'è? È per voi, è per voi. Cioè, di una gentilezza assurda. Guarda come l'ha rovinato dentro, a forza di girare, tutto piegato il ferro, qua, lo vedi? Cioè, lì. Qua, dappertutto, qua sotto, tutto piegato. C'erano pezzi di ferro tutto dentro. Alla fine era il cuscinetto dell'asse che si è spaccato e stava girando all'interno come un pezzo di ferro che gira ed è completamente maciullato, guarda. Cuscinetto, paraolio e tutto qua, abbiamo recuperato tutti i pezzi ed era questa la causa di tutti i problemi. Meno male, per fortuna. Te lo stavi portando dietro dalla Germania questo problema? Eh sì, da troppo tempo. Però non avendo gioco la ruota, niente, e tutti mi dicevano no, non è quello, però io continuavo a dire sì, ma arriva da qua, quindi per forza è quello. Tutti no, non è impossibile, è possibile. E invece era quello. E invece era quello. Chi l'ha fatto questo tè? Chi l'ha fatto? Questo autista qua a fianco della Mauritania. Davvero? E ce l'ha offerto? È spettacolare, buonissimo. È proprio buonissimo. Che ne sono? Non lo so, che ne sono? Le 10:15. Sono stati veramente i nostri salvatori. Che da domani lui non c'è 2 giorni ed è rimasto fino a quest'ora per aiutarci a finire il lavoro. Stanno mettendo l'adesivo sulla macchina di stare di mano. Non mette sabato. Shukran. Allora abbiamo finito adesso dal meccanico. Sono le 10:15. Sono le 10:15 e dobbiamo andare a caricare l'acqua perché siamo senza acqua. Quindi andiamo a caricare l'acqua e poi dobbiamo cercare un parcheggio per la notte. Sono stati non bravi, di più. Sono delle persone meravigliose, oneste, super ospitali. Oggi ci hanno portato, come avete visto, il couscous. Sono stati fino adesso alle 10 che aveva degli impegni, invece non è andato agli impegni per finire il lavoro. Veramente eccezionali. Sono le 11 e stiamo caricando l'acqua. Abbiamo anche compagnia. Finalmente una fontana di acqua potabile che carica 10 litri al minuto, non ci sembra vero? E la cosa assurda è che nel
nel mezzo del deserto. Nel mentre che fuori c'è Sebastiano che sta aspettando che la cisterna si riempia, io sono qui che sto scaldando il couscous di pranzo. Stanotte abbiamo dormito in questo parcheggio benissimo, addirittura stamattina mi sono svegliata alle 9:30, proprio dormito benissimo. E poi oggi ci aspettano quanti chilometri? 400-500 chilometri, perché dobbiamo arrivare a Dakhla, che se tutto va bene riusciamo a surfare domani, dovrebbero essere ottime le condizioni. Qua l'asfalto è bello alto. Lì c'è un relitto tutto verde, non sembra neanche di essere nel deserto. Guarda, super moderno. Stanno costruendo tutto il lungomare sull'oceano e non ce l'aspettavamo, ma è super moderno. Sono cicogne. Guarda quante! Stanno migrando. Sì, sicuramente. Siamo fermi in un checkpoint e un poliziotto ci vuole mettere la multa perché non ci siamo fermati nel cartello di stop e non si ferma nessuno. Incredibile. Multa al volo, dovevano fare cassa. A quanto pare questi, stavano fermando tutti. Tra l'altro hanno fermato anche una coppia di, sicuramente coreani, viaggiatori. Stiamo vedendo un sacco. Stop al volo per il gasolio. Da noi ci sono le pecore, qua ci sono i dromedari. Infinito, il Sahara occidentale. Sembra di essere su un tapis roulant. Ci mancano 180 km. Poi stanotte ci dovremo fermare, non lo sappiamo, bisogna vedere, perché bisogna perlustrare un po' se è fattibile o meno dormire in un villaggio di pescatori, che lì dovrebbe fare un'onda interessante, quindi andiamo a vedere. Nessuno in acqua. Cosa paurosa. Siamo andati via da quel paese e ci ha fatto davvero male al cuore vedere un posto così bello, con delle onde così belle, totalmente inquinato. C'era una quantità di immondizia, era una discarica a cielo aperto. Sicuramente cielo aperto dentro l'oceano. sì. Sicuramente lì andranno a fare le stagioni di pesca, la gente sta lì e butta tutto lì.
uno di quei campi americani. Un altro controllo di polizia. Al nord fermano molto di meno rispetto al sud. Head held high, even though it's not a lie that we need deep in the dust. Killing time while pretending that we're fine, thinking someday we will burst. You and I are falling behind and not ready to go. Get out while we're whole. Now take my advice. Take my advice. Let go, I wanted you. I know, you feel it too. Cut loose, before we sink into the ocean's blue, the ocean, the ocean. Che fai? Perché? Per gli amanti del surf. It takes some time, even though it's just a smile. But I hate it when I'm faking. With you all night in a body that ain't mine, thinking I am gonna burst. You and I are falling behind and I'm ready to go. Get out while we're whole. Now take my advice. Take my advice. Let go, I wanted you. I know, you feel it too. Cut loose, before we sink into the ocean's blue, the ocean, the ocean, the ocean. Sono andato a vedere che al tramonto stanno uscendo tutti i pescatori e utilizzano una camera d'aria di camion per Galleggiare. Per galleggiare come gommoncino. È incredibile come siano in tanti ad uscire a quest'ora per pescare la notte con la muta, attrezzati, hanno un'ancora fatta in casa con una corda, escono e pescano la notte. Passa. Italia, Italia. Ci siamo fermati a mangiare qualcosa al volo, sono le 4 meno un quarto. Ormai i nostri orari sono diventati marocchini, stiamo pranzando dalle 3 alle 4. Pesce arrivato. Mangiamo che moriamo di fame. Buonissimo. Difficile da finire. Sembra piccolo ma ce n'è molto pesce. Siamo ritornati in tema Possiamo guardare video di sé. senza invidiarli troppo. Sono onde così qua. Siamo qui da quasi una settimana e c'è una vera e propria comunità di surfisti. Questa è la nostra postazione e questi sono tutti surfisti. Si è creata una vera e propria comunità e le onde sono davvero bellissime. Oggi però è un po' ventoso. Mosche? Sempre. Oggi per pranzo ho preparato le patate gratinate con besciamella. Abbiamo mangiato, adesso passeggiata in spiaggia per smaltire il pranzo. Perfino la sabbia. La bella vita. Per noi non ci sono perché queste grandi. Peccato che sia rotta, è bella. Enorme. Oia, caldo. E c'erano più di 30 gradi. Qui con la muta. Andiamo a surfare.
Oggi cena tipicamente italiana, pasta al rummo e salsa mutti. Ormai siamo da una settimana in questo posto, adesso stiamo andando a fare un carico dell'acqua lì dove c'è la colonia dei camper europei. Che è l'unico posto dove c'è acqua. Che poi l'acqua che c'è lì è acqua sulfurea, quindi non siamo proprio felicissimi di fare questo carico dell'acqua, però non c'è altra scelta. Qua c'è la comunità di camperisti europei, qui ci sono anche degli italiani con tutto il loro giardinetto attorno. È strapieno di italiani, ma tantissimi. Dopo aver caricato l'acqua sulfurea abbiamo scoperto che a Dakhla c'è la possibilità di caricare dell'acqua migliore. Quindi ne abbiamo approfittato per fare qualche lavatrice e dopo ci siamo spostati a Dakhla. Stiamo caricando l'acqua a Dakhla nel punto in cui vengono a caricare i camion botte che poi di conseguenza ovviamente vanno a consegnare nei vari luoghi a pagamento, perché gliela portano a casa, nei commerci, nelle piscine, mi stava spiegando. Anche questo signore è venuto per caricare l'acqua, per farsi la doccia, però visto che c'era il filtro, il nostro filtro, e ha detto: ma quindi è buona anche da bere quest'acqua adesso? Ho detto no, per sicurezza è meglio che non la beva. Dove siamo finiti? Mi sento in un trono. La pizza, dopo la giornata infinita oggi Cosa stai mangiando? una pizza in Marocco. La proviamo. Proviamo. Non avevamo voglia di cucinare. Che poi sembrerebbe un luogo per turisti, molto turistico, ma in realtà non ce n'è neanche uno, siamo i soli. Sono tutti marocchini, sicuramente benestanti, che vengono a farsi l'aperitivo lungo il lungomare. Molto particolare sì, come locale. E il menù e i prezzi comunque sono abbastanza cari. Italiani. Sì, tipo allora qua boisson, pizza, c'è la napoletana 60 dirham, più o meno 6 euro, con i frutti di mare 8 euro, 4 formaggi 75, 7,50 euro e così via. Poi ci sono i tagine, crepe, i dessert. Siamo rientrati in camper. Cioè, non abbiamo fatto grandi cose, però è stata una giornata lunga di attesa, perché tra lavatrici, caricare l'acqua, prima da una parte e poi dall'altra, è stata proprio una giornata infinita. Infatti ci siamo fatti una coccola andando a mangiare fuori la pizza, anche se vabbè, però è stata un'esperienza anche quella. Questo è il risultato della roba stesa che abbiamo lavato oggi. Non finisce qui, siamo sommersi dalla roba.